Ciao a tutti amici, io sono Franco Aversa e oggi voglio fare una recensione su un prodotto che ho acquistato. Diciamo è solo una scusante per lanciare una serie di video, ne avete già visti ad esempio sulla scheda di acquisizione o su altri prodotti che io acquisto, ma ho pensato di pubblicare una pagina web dove troverete foto, nome dell'articolo e una breve descrizione con i pro e contro di piccole cose che io ho acquistato. Negli acquisti io valuto molto prezzo-qualità, tendo a stare su prodotti di fascia media, non spendo tantissimo su prodotti, so che ci sarebbe molto meglio, però cerco sempre ciò che mi funziona bene, buona resa con una spesa accettabile, e da quello poi magari faccio altri acquisti più importanti quando ho valutato l'acquisto che ho fatto, se nel mio lavoro può ritornare utile. Oggi voglio presentarvi un faretto della Neewer. È un piccolo faretto LED, perché io avevo un faretto che avevo acquistato ma credo 15 anni fa, per cui era diventato un po' obsoleto. Inoltre questo faretto era alimentato con stilo da 1,5 volt. Era seccante avere sempre queste batterie, mi era già successo più volte che si aprisse lo sportello e le batterie volassero dappertutto, tant'è che l'avevo smontato e mi ero portato fuori una connessione per poterlo alimentare con delle batterie al piombo, perché anche le batterie stilo si esaurivano velocemente. Bene, andiamo a vedere invece il prodotto di oggi, che è questo faretto qua. Infatti mi vedete anche con il fondale, non è virtuale, è reale questo qui, proprio perché dovendo presentare un qualcosa non volevo che venisse tagliato dalla chiave del chroma key. Questo faretto, io vi dico anche subito il prezzo, lo potete comprare e io l'ho preso a 72 euro, il prezzo è variabile e comunque entro i 100 euro, quindi è una spesa accettabilissima. Quali sono le caratteristiche principali di questo faretto? Intanto l'azienda che lo produce è la Neewer. Io ho acquistato tantissime cose della Neewer, devo dire che sono buoni prodotti. Il pannello ha 176 LED dimmerabili, da qui adesso andremo a vedere, e la temperatura è di 5600 gradi Kelvin. Purtroppo la temperatura non è dimmerabile. Perché io ho scelto questo? Perché adesso si tende ad creare faretti che hanno la batteria al litio interna ricaricabile. Secondo me questo è uno svantaggio enorme, e ditemi poi anche voi la vostra. Perché se io vado a ricaricare il faretto, sto 3, 4, 5 ore, quello che impiega la ricarica di queste batterie, e poi vado a fare ad esempio una fiera, devo stare tutto il giorno in fiera, se si scarica il faretto non posso rimpiegare le stesse ore a caricarlo, devo avere qualcosa per poterlo alimentare subito, e anche dire ok, ma l'ho presa di corrente, non è che io facendo riprese a spalla mi posso collegare a corrente. Questa quindi secondo me come alimentazione di questo tipo di faretto è quella più idonea, perché andiamo a vedere, monta delle batterie, scusate adesso io ho messo anche la scritta faretto perché ne ho altre simili che comunque sono compatibili. Infatti queste batterie sono tipo Sony NP-F550, 750, 970. Devo dire che la durata di queste batterie è veramente eccezionale, perché ho fatto proprio delle riprese in fiera e sono andato avanti una giornata tranquillamente, ovviamente a intervalli, non acceso continuo, però veramente dalla mattina al pomeriggio ho fatto una cosa tipo una ventina di interviste. Teniamo conto un'intervista sui 5 minuti, quindi pensate, questo faretto dura parecchio. Inoltre, come dicevo, questo ci permette di avere altre batterie. Io ad esempio ho un monitor che utilizza le stesse batterie,
La batteria è da 7,2 volt con 2600 mAh. La Sony dichiara 2900 mAh, ma insomma siamo lì. L'alloggiamento ovviamente della batteria lo troviamo sul retro e è semplicemente ad incastro in questa maniera. Quando attacchiamo la batteria o l'alimentazione, questo è un display dove avremo il dimeraggio del faretto. Può succedere che per un attimo venga fuori la scritta 99, è corretto, non è un errore. Per l'accensione del faretto, adesso faremo un po' di gioco di luci, basta premere questa rotella, si tiene un po' premuto e il faretto, come vedete, ecco qua, è acceso. E da qua abbiamo la potenza del faretto che adesso è a 10. Beh, guardate, l'utilizzo di questi faretti, ovviamente non possiamo pensare di illuminare a 10 metri, vengono utilizzati per riprendere oggetti vicini, interviste, quindi diciamo nel raggio di 5 metri. Questo è a 10. Pensate voi, così non abbiamo nulla davanti al faretto. Assieme al faretto vengono dati due filtri di plastica, questo qui, che possiamo inserire per andare a ammorbidire il flusso di luce. Qui in questo tipo di recensioni sarebbe carino avere un esposimetro, qualcosa, e poter misurare la luce, perché detto così, tanta luce, poca luce, chi guarda dall'altra parte non saprà mai il flusso di luce reale. Però per l'accensione del faretto è sufficiente premere e tenere un po' premuto questo pulsante, che è lo stesso del dimmer, e come vedete questa è l'intensità a 10, così sono a 1 metro, guardate che botta di luce, è impressionante. Io per fare le interviste lo tenevo sui 35 con la distanza della persona sui 3 metri, e come vedete qua possiamo alzare e arrivare fino a 99. Beh, 99 veramente lo vedete anche da cosa sta succedendo sul fondo, è una cosa impressionante e devo dire non lo otterremo mai a questa intensità. Ovviamente dico una stupidaggine, quando avete regolato con l'intensità e spegnete il faretto e lo andrete a riaccendere, lo troverete automaticamente a quell'intensità lì. E un'altra cosa è che, come avete visto, qui c'è anche un'entrata e devo dire che si va molto bene con l'alimentazione, perché hanno dato un range che va dai 5 volt ai 17 volt, per cui il faretto non è che dovete prendere un alimentatore così preciso e dire ho paura di rischiare di fare qualcosa. Basta ovviamente mantenere la polarità corretta e che fornisca l'amperaggio corretto. Al posto di questo altro filtrino, per ovviare al discorso della temperatura colore, c'è anche un filtro arancione, però devo dire la verità, secondo me risulta anche troppo arancione, poi dipende anche dall'intensità con cui lo teniamo. Ecco, ovviamente assieme al faretto c'è anche il suo comodo aggancio che va avvitato qua sotto. È una presa, diciamo che è l'unico punto in cui possiamo agganciare il faretto, non ci sono altri punti. Va agganciato qua, lo andiamo a stringere un po' e poi stringiamo la vite. Ecco, la vite devo dire che arriva fino a un certo punto, quindi c'è già un lasco e poi andiamo a stringere con questo. La cosa simpatica è che è pieghevole e quindi montato sulla macchina fotografica, sulla fotocamera, telecamera, possiamo anche eventualmente inclinarlo un po' verso l'alto o verso il basso. Unico neo che ho trovato sulla mia Sony con telecamera, la slitta era leggermente larga, ho dovuto leggermente limarla per farla entrare. Adesso non so se dovrebbero essere attacchi standard, quindi
strana questa cosa. Comunque è rifinito, anche se tutto il corpo è in plastica, ha un certo peso, e vedete che ovviamente tutti gli attacchi delle viti eccetera sono in metallo, non andiamo a abitare sulla plastica. Volevo farvi vedere una cosa simpatica che io faccio per allungare la durata delle prestazioni del faretto. Innanzitutto, appunto, come vi dicevo, ho una serie di altre batterie, perché queste batterie qui non costano tantissimo, se ne trovano addirittura due con il caricabatterie e tutto. Ma io ho creato, come vi dicevo prima, una borsettina così a tracolla, che così è anche facile da trasportare, e all'interno ho messo una batteria al piombo. Come vedete sono quelle tipo da motorino, ecco, così. Queste batterie non costano tantissimo e forniscono una corrente che dura veramente tantissimo. Quindi cosa ho fatto? Ho collegato un semplice jack e, come vedete, posso andare a collegarmi. Ora non ho la batteria e funziona perfettamente. Ecco qua, adesso abbiamo il filtro arancione, come vedete su ancora, e nessun problema. E con una batteria così vi dico, andate avanti una giornata intera. Ovviamente assieme al faretto, i due filtri, avrete in dotazione una batteria, un'unica batteria, e con la batteria ovviamente vi viene dato anche il caricabatterie. Devo dire che è veramente simpatico, perché con altre batterie simili mi hanno dato caricatori molto più grandi. Questo qua ha la presa micro USB, quelle piccoline, e dall'altra parte ovviamente è USB. Questo ci permette di caricare la batteria con gli alimentatori dei cellulari, per assurdo se avessimo un grosso power bank eccetera. La batteria la inseriamo così. Adesso vediamo se riesco a farvi vedere, anche molto simpatico. Purtroppo ho un USB corta. Eccolo qua, abbiamo il display sul celeste, veramente carino. Eccolo qua, poi dopo un po' ovviamente si spegne, che ci mostra l'indicazione della batteria. Bene, ovviamente non vi dico che potete utilizzare il faretto anche con un piccolo stativo, e quindi utilizzarlo uno o più faretti anche come illuminazione proprio di un soggetto o ambiente. Bene, vi ringrazio, ditemi se questo tipo di video può interessarvi. Vi ricordo di registrarvi al canale se non siete iscritti e cliccare sulla campanella per essere avvisati quando posto nuovi video. Valutate l'abbonamento o anche un semplice grazie per aiutarmi e supportarmi sul canale YouTube. Grazie e alla prossima, ciao!